Ciao e benvenuto nel mio canale. Oggi voglio parlarti di SQL Injection, ovvero quella tecnica, purtroppo ancora molto utilizzata, che permette ai malintenzionati di entrare in siti e portali pur non conoscendone le credenziali. Questo video ha puro scopo dimostrativo, quindi andremo a simulare un attacco a un sito che è ostato qui nel mio computer. Partiremo quindi da una pagina di login con username e password e proveremo a vedere come è possibile perpetrare degli attacchi e poter loggarsi nel sistema anche non conoscendo username e password. Nello specifico vedremo tre possibili casi di attacco che un hacker potrebbe fare. Chiaramente non sono tutti quelli che si potrebbero fare, ma sono tre esempi molto lampanti che fanno capire come bisogna proteggersi e che cosa effettivamente un hacker può fare. Allora, il primo tipo di attacco che vedremo sarà un attacco in cui un hacker riuscirà a loggarsi nel sistema senza sapere username e password e si logherà con un utente a caso, cioè vuol dire che si logherà con un utente che lui non sa qual è, ma riuscirà comunque a loggarsi. Sarà uno di quelli presenti nel database degli utenti e non è, diciamo, possibile sapere a priori quale di questi utenti sarà. Il secondo tipo di attacco invece mira a loggarsi nel sistema con un utente specifico che l'hacker quindi conosce o presume di conoscere. Che cosa vuol dire? Ad esempio l'utente admin o l'utente root oppure un utente che M. Rossi, ad esempio, un certo Mario Rossi che l'hacker sa essere registrato in quel portale, quindi lui proverà a forzare un utente specifico e, non conoscendo la password, riuscirà ad entrare proprio con quell'utente specifico. Il terzo tipo di attacco invece farà vedere come un hacker può andare a scoprire carattere dopo carattere la password di un utente specifico, ad esempio di admin. Quindi io so per certo, l'hacker sa per certo che esiste l'utente admin, farà dei tentativi per andare a scoprire la password e lo farà carattere dopo carattere. Quindi vedremo queste cose. Tengo a ribadire che questi esempi vengono fatti in locale, quindi non sono attacchi a siti veri, e tengo a precisare che tutto viene fatto per educare gli utenti affinché possano proteggersi. Il tutto viene realizzato utilizzando il linguaggio di programmazione PHP. Io in questo caso mi sono installato sulla mia macchina Windows XAMPP. Che cos'è XAMPP? È un tool che permette di simulare, quindi di avere in effetti un web server sulla propria macchina e un database MySQL che a tutti gli effetti simula un vero sito. Per chi è alle prime armi e non sa come installare da zero questo applicativo, ho fatto un video, vi lascio qui in descrizione e nella scheda il link al video completo. Ok, allora come prima cosa vedete che io ho già creato qui un form di login. Andiamo però nel database prima a creare la tabella su cui si baseranno questi attacchi. Qui ho creato un database test, andiamo a creare una tabella users, quindi degli utenti, che avrà dentro dei campi username di tipo varchar, quindi di testo 20 caratteri, e sarà il nome appunto dell'utente con cui si logherà. Andiamo a dire che è una chiave primaria, poi ci sarà la password di tipo varchar 64 caratteri e poi faremo un name e un surname, quindi il nome e il cognome di un utente. Anche qua mettiamo magari 20 caratteri, 20 caratteri. Andiamo a salvare e questa è la nostra tabella. Andiamo a inserire i nostri utenti, ad esempio M. Rossi, Mario Rossi, quindi mettiamo il nome e il cognome e la password. Andiamo a scriverla in chiaro, poi vedremo anche l'esempio in cui la password sarà crittografata, ma per il momento cominciamo con le cose facili. E poi un C. Bianchi, un signor Carlo Bianchi, con la password 2 e andiamo a salvare. Quindi noi adesso abbiamo due utenti, C. Bianchi e M. Rossi. A questo punto andiamo a analizzare un attimo il codice che ho realizzato. Allora, qui abbiamo un form di login con due campi. La pagina è login form, eccola qui.
abbiamo un campo di testo, username, che è questo, e un campo di tipo password, che è questo. Innanzitutto vediamo una cosa, il form, una volta premuto il tasto di login, che è un tasto di tipo submit, eccolo qui, non fa altro che passare username e password alla pagina che si chiama login-non-protetto.php, che è questo qui. Allora, che cosa fa innanzitutto questa pagina? Va a memorizzare una variabile logged, inizialmente a false, quindi l'utente non ha passato l'autenticazione perché chiaramente siamo all'inizio della pagina. Dopodiché vengono letti username e password attraverso il metodo post. Quindi metto in due variabili username e password quello che ho scritto all'interno di questi campi. Se non è compilato lo username oppure non è compilata la password, praticamente reindirizzo di nuovo la pagina login form. Che cosa vuol dire questo? Lo vediamo in caso concreto. Se io non compilo nulla, premo login, vedete, lui ha fatto il submit ma è ritornato di nuovo al login form. Questo è un piccolo controllo che vi conviene sempre fare nei vostri programmi. Io posso compilare username, non compilare la password e succede la stessa cosa. Oppure lascio l'username vuoto, compilo la password e ritorna qui senza fare nulla. Quindi ritorno alla pagina login form e con die termino il programma. Se invece vado a superare questo punto, vuol dire che ho compilato sia username che password. Adesso metto e faccio login e vedete cosa è successo. È comparso username o password errata. Perché? Perché quello che va a fare il nostro programma è andare a creare questa query nel database, cioè seleziona dalla tabella utenti tutti i campi, quindi select asterisco from users, where username uguale, e qua ci metto la variabile username che mi ero preso dalla variabile post iniziale, no? Cioè il campo username del form, e password uguale password. Ovviamente questo è il modo sbagliato di fare le cose e vedremo perché, anche se tuttavia sembrerebbe anche funzionare. Vado a fare la query e se la query va a buon fine recupero il risultato e memorizzo nella variabile name il campo name del database che rappresenta il nome, in surname il campo surname e poi vado a dire logged uguale true. Chiudo la connessione, poi alla fine se logged uguale true, allora scrivo benvenuto il nome e cognome dell'utente. Altrimenti, se non ero loggato, faccio un redirect alla pagina di login in cui passo la variabile error uguale 1. E la variabile error uguale 1, ve la faccio vedere qui, è quella che quando viene ricaricato il form di login, se è presente la variabile error, passata col metodo get, va a stampare appunto username e password errata qua sotto. Quindi questo è un piccolo trucchetto per farvi visualizzare, diciamo, l'errore nel login. Quindi se io adesso vado nei miei utenti e provo a entrare con mrossi e scrivo la password, dovrei riuscire a loggarmi. mrossi password. Benvenuto Mario Rossi. Perfetto. Se invece avessi scritto mrossi e login, username e password errata. Quindi il sistema sembra funzionare di fatto e fa anche il login. Proviamolo anche con l'altro utente, cbianchi e password 2. cbianchi e password 2. Anche in questo caso benvenuto Carlo Bianchi. Perfetto, fin qua tutto a posto. Vediamo adesso cosa potrebbe fare un malintenzionato per bypassare questa protezione anche non sapendo username e password. Torno qui nel form e compilo comunque la password con un carattere, altrimenti abbiamo visto il programma non andrebbe avanti, quindi comunque il mio consiglio è mettete sempre delle password, magari anche a caso, così scrivendo almeno 8 caratteri in modo che facciamo un caso proprio reale. E al posto di username vado a scrivere questa cosa, apice singolo, spazio, or, spazio 1, spazio, trattino, trattino e spazio. Fondamentale lo spazio alla fine. Adesso mi copio questa cosa perché vediamo che cosa succede. Scrivendo questo faccio login e qua abbiamo benvenuto Carlo Bianchi. Quindi sono riuscito a entrare semplicemente digitando quella stringa lì. Che cosa è successo? Ve lo faccio vedere qui in un doc.
Questa è la query che fa il programma, quindi seleziona tutti i campi dalla tabella utenti dove il username è username e password uguale password. Ora, avendo scritto questa stringa qui al posto di username, che cosa succede? Se io vado a copiarla qua dentro, questa stringa, quindi al posto di username metto quella roba lì, quindi quello che ho scritto in realtà è questo, lo coloriamo in rosso. Che cosa ho fatto? Ho fatto l'SQL injection, cioè ho iniettato del codice SQL all'interno della mia query. Infatti abbiamo visto che il campo username e il campo password compilati vengono direttamente inseriti nell'SQL ed è questo il grave rischio. Perché qua cosa è successo? È successo che qui ho chiuso gli apici, quindi mi sta dicendo seleziona dagli utenti l'username che ha username uguale a stringa vuota, oppure 1. Oppure 1 vuol dire vero, ha il significato di vero, quindi tra questa condizione username uguale stringa vuota e questa, or 1, è sicuramente vera or 1, quindi di fatto questa condizione qui è come se avessi detto where 1, è come se avessi detto addirittura senza il where. Ok? Adesso torniamo indietro. I caratteri successivi, trattino, trattino, spazio, mi raccomando lo spazio, vanno a dire che tutto quello che è a destra di questo trattino, trattino è un commento. Quindi di fatto la query diventa questa. E quindi questa condizione qui, where username uguale stringa vuota, non ha nessun significato. E quindi di fatto la query diventa questa, select asterisco from users. E quindi cosa succede, ragazzi? Succede che mi viene restituito il primo utente dell'elenco, Carlo Bianchi in questo caso. Se avessi un altro utente, proviamo a inserire un altro utente, inserisci, facciamo l'utente ABC, giusto perché in ordine alfabetico è più avanti, cioè prima diciamo dell'utente C Bianchi. E qua scriviamo ABC, ABC, ok? Adesso abbiamo quest'utente qui. Se io ripetessi lo stesso schema, login, in questo caso mi sarei loggato con ABC. Quindi di fatto abbiamo fatto un login andando a prendere il primo utente ordinato per username probabilmente, non è, diciamo, non è sicuro quale di questi utenti venga fuori, però siamo entrati nel sistema. Voglio far presente che noi adesso abbiamo scritto le password in chiaro e questa cosa sarà un errore gravissimo nel terzo tipo di attacco, ma anche se andassimo a cifrare le password, in ogni caso la nostra query funzionerebbe perché comunque non c'è nessun riferimento alla password. Come si fa ad andare a crittografare le password, che comunque è sempre una buona regola? Si va ad esempio a fare questa query qui, si va a fare un update degli utenti, set password uguale SHA2, questo è l'algoritmo, qui si mette la password, password 2 era mi pare, password 2, che si vuole andare a codificare, virgola 256, where username uguale username che mi interessa, C Bianchi in questo caso, ok? E quello che succede, ho sbagliato, ok, e quello che succede è che la password viene crittografata a 64 caratteri, quindi di fatto non è riconoscibile. Andiamo a crittografarle tutte, a questo punto ABC, anche l'utente ABC, ABC, ok, e mrossi invece era password, mrossi. Adesso abbiamo crittografato le password. Se nel codice noi adesso aggiungiamo questa riga, quindi andiamo a crittografare la password che abbiamo ricevuto dal form e andiamo a sostituire, anziché password, la password crittografata, no? In questo caso ci dovremmo sentire sicuri, ma in realtà succederà la stessa identica cosa. Andiamo a
aprire il nostro form, mrossi password, e sono loggato, quindi funziona anche col metodo crittografato. Mi sto loggando tranquillamente, cbianchi password 2 e ci siamo, ok. Però se io faccio la stessa cosa, quindi vado a chiudere l'apice, scrivo or spazio 1 trattino trattino spazio, e qua scrivo una password totalmente a caso, sono entrato con il primo utente, quindi anche crittografando la password, ma questo è logico, la sicurezza non cambia. Abbiamo aggiunto questa riga, abbiamo messo la password criptata qua dentro, e quindi lui va nel database e verifica che lo username sia quello che abbiamo detto e la password sia quella crittografata, diciamo così, il confronto è quello. Però in ogni caso sono entrato. Andiamo a vedere adesso il secondo tipo di attacco. Abbiamo detto il secondo tipo di attacco mi logo nel sistema con un utente specifico che conosco. Admin, root o mrossi, quello che è. Ora potremmo utilizzare admin, ma visto che abbiamo mrossi, supponiamo che io sappia che esiste mrossi. Quindi che cosa vado a fare? Torno indietro, qui siamo ancora nel caso in cui abbiamo le password crittografate, ok? Vado a scrivere una cosa diversa. Allora, come password scrivo A, scrivo un carattere a caso, giusto per compilarlo, e vado a scrivere una cosa. Qua scrivo l'utente che mi interessa, mrossi, ok? E poi chiudo l'apice, spazio, or, spazio, e scrivo questa cosa qui. 1 tra apici uguale 1 e lascio volutamente l'apice aperto e non metto nessun spazio, quindi mrossi, apice chiuso, spazio or, spazio, 1 tra apici uguale apice 1. Copiamo questa cosa, facciamo login e sono entrato. Se andiamo a vedere la nostra query, qui al posto di password avevamo messo una lettera a caso, una A, e al posto di username abbiamo messo, vediamo se riesco a incollarlo, questa stringa qui. Quindi la coloriamo di rosso, non c'era lo spazio. E qua cosa è successo? In pratica gli stiamo dicendo seleziona gli utenti dove username uguale admin, quindi specificatamente l'utente admin. Poi abbiamo un OR 1 uguale 1 e vedete che l'ultimo apice ce l'ha messo, questo verde qui, l'ultimo apice, questo verde, è quello della nostra query, no? È quello che mette il nostro programma, lo vediamo, è questo apicino qui. Quindi io volutamente non l'ho inserito nel campo dell'utente perché questo l'avrebbe messo il programma. Questa condizione or 1 uguale 1 and password uguale a, che cosa succede? Abbiamo che viene data la precedenza alla clausola AND e quindi si va a fare un AND tra 1 uguale 1 and password uguale a, che ovviamente questa è una condizione vera e la password non è vera, ma questa cosa qui tutta quanta è in OR con la condizione username uguale admin, quindi di fatto è come non ci fosse. È come se tutta questa parte qui non contasse a nulla. Quindi di fatto noi stiamo facendo una select asterisco from users where username uguale admin. Siamo riusciti quindi a modificare le SQL affinché non consideri assolutamente la password e siamo entrati. Andiamo a vedere adesso il terzo tipo di attacco, ovvero un attacco in cui io provo a scoprire la password di un utente specifico. Per fare questo esempio però io devo tornare al caso in cui ho le password scritte in chiaro, altrimenti la cosa non funziona. Questo terzo caso appunto funziona solo con le password scritte in chiaro. Questo è un motivo assolutamente valido per comunque criptare le password. Quindi rimettiamo le password come erano inizialmente. Mario Rosso aveva password, C Bianchi password 2 e ABC ABC. A questo punto vado a caricare il mio form e per comodità vado un attimo a allargare
il campo, qua mettiamo width 500, facciamo una cosa un po' più comoda. Ok, quello che andiamo a scrivere adesso sarà leggermente più lungo. Allora, come password andiamo sempre a scrivere una A e invece come nuovo utente andiamo a mettere questa stringa qui. Chiudiamo l'apice e scriviamo or if select length di password from users where username uguale quello nostro specifico che ci interessa, uguale mrossi ad esempio. Se la lunghezza della password è uguale a 7, supponiamo, allora fai uno slip di 5. Vediamo se riesco a farvelo vedere un po' meglio, perché effettivamente la stringa è lunga. Allora andiamo a riscriverla. Andiamo a allungare un po' questo campo, perché è veramente lunga la stringa. Ok, slip 5, virgola 0, e poi vado a fare trattino a trattino, spazio. Ecco, questa è la stringa che andiamo a scrivere. Cosa sto dicendo in pratica? Sto chiudendo, vedete come prima, l'apice dell'username e poi sto dicendo, oppure, se questa condizione qui è vera, quindi se la prima condizione che ti sto dicendo è quindi la lunghezza della password degli utenti, dove l'utente è mrossi, è uguale a 7, se è vera questa cosa, allora fai uno slip di 5, ovvero attendi 5 secondi. Io vedo, se ci azzecco con questa condizione, che la pagina è lì che aspetta 5 secondi, altrimenti non fare nulla, virgola 0, e poi commenta tutto quello che viene dopo. In questo caso che cosa succede? Andiamo a copiarci questa stringa, scriviamo una password a caso e facciamo login. Non è successo nulla, cioè sono tornato con l'errore uguale a 1, username e password errata. Perché? Perché se vi ricordate l'utente mrossi ha la password di 8 caratteri che è password, ok? Quindi questa cosa qui mi sta servendo per capire quanto è lunga la password, quindi io potrei partire da 1, fare il login, vedo che non succede nulla, 2, non succede nulla, poi 7 appunto non è successo nulla. Cosa succede se io metto 8? Se io metto 8, login, ecco cosa succede. Sta facendo uno slip, vedete qua in alto a sinistra? La pagina si è come frizzata, non mi sta dando subito una risposta, perché io ho azzeccato la condizione che la password è lunga 8 caratteri. E adesso, tra pochi secondi, ecco, è tornata la pagina con l'username e password errata. Quindi non faccio il login, ma ho capito che la password è lunga 8. E qui adesso potrei fare delle cose più interessanti. Una volta che ho capito che la password è lunga 8, qui metto sempre un carattere, non mi interessa, diciamo, indovinare la password nel campo qua sotto. Potrei cominciare a dire, ok, ma qual è il primo carattere? Quindi al posto di questa condizione del length, potrei fare un substr, comincio a dire, ok, ma il primo carattere, quindi substr di password, partendo dal primo carattere lungo 1, è uguale ad esempio alla lettera A minuscola, ok? Quindi se questa condizione fosse vera, di nuovo avrei lo slip 5. Provo a darle in pasto al mio programma, faccio il login, no, ho sbagliato. Poi provo con la B e avanti così, no? Noi adesso sappiamo che la password è password, quindi immaginate di poter provare questa cosa per un determinato numero di volte, a un certo punto arrivo alla lettera P e provo a fare il login, eccolo là. Il programma si è frizzato, quindi sta facendo lo slip 5 perché ho indovinato la condizione e quindi ho indovinato la prima password, la prima lettera della password, e una volta che ho capito ovviamente la prima lettera della password posso andare avanti a indovinare le altre lettere. Come faccio? Prendo la seconda, il secondo carattere lungo 1, ok? Quindi parti dalla seconda posizione, prendi un carattere e vediamo se è la A, ad esempio, no? Visto che la password è PA.
quindi va bene che ci sia A, faccio login, eccolo qua. Ho indovinato il secondo carattere e capite che andando avanti così, facendolo tra tutti i numeri, tutte le lettere, maiuscoli, minuscoli, simboli, eccetera, eccetera, avendo tempo a disposizione, io posso indovinare le password. Quindi la terza sarà una S, qui ovviamente già ho intuito qual è, quindi scriviamo così, e ancora con la S mi fa lo slip. Chiaramente questa cosa funziona, abbiamo detto, solo se le password sono scritte in chiaro, quindi mega raccomandazione, non fate questa cosa di salvare le password in chiaro, perché questo terzo tipo di attacco funziona solo in quel caso lì. Quindi vedete come è possibile con poche stringhe iniettate nell'SQL andare veramente a fare danni. Tra l'altro questo tipo di attacco qui in cui si va a indovinare la password di un utente specifico è molto rischioso perché l'utente standard, diciamo, utilizza quasi sempre la stessa password in tutti i siti e quindi è molto pericoloso perché una volta che io identifico per quell'utente la password preferita, posso entrare in tutti i siti che chiaramente questo utente utilizza. Ricordiamoci che al posto di username mrossi potrebbe esserci scritto mario.rossi@dominio.com. Ok, vabbè, adesso forse sono andato troppo lungo. Comunque mrossi così, ok? Quindi potrebbe esserci proprio una mail al posto del username. Andiamo a vedere finalmente come proteggersi da tutti questi tipi di attacco. Vediamo intanto il caso in cui le password sono scritte in chiaro e poi vedremo anche il caso in cui le password sono crittografate. Andiamo ad aprirci il nostro login form e andiamo a dirgli che username e password verranno inviati a una pagina che si chiama loginprotetto.php. Login protetto, che cos'ha di diverso rispetto al non protetto? Di diverso ha che questa volta nell'SQL non vado a iniettare appunto direttamente username e password così come mi sono arrivate dal form di login, ma vado a creare due parametri, vado a definire due parametri con questi punti interrogativi e poi vado a dire guarda, preparati che io andrò a metterti qualcosa all'interno di questi parametri. Questa cosa qui ci permette di far fare il lavoro sporco al PHP, quindi il PHP andrà a ripulire tutte quelle schifezze che l'attaccante andrà a mettere dentro username e a password eventualmente e quindi andrà a crearci una query fondamentalmente sicura. Quindi prima si fa un prepare, come vediamo qui, e poi andiamo a dirgli quali sono i parametri che andiamo a passargli. Quindi con bind param ci saranno due parametri di tipo stringa, quindi SS, e questi parametri saranno username e password, questa volta in chiaro, appunto abbiamo detto, così come l'ho ricevuta. Però questo modo di fare le cose, una volta che io farò l'execute, il PHP automaticamente andrà a ripulire tutte le cose che sono state iniettate in maniera sporca. Vado poi a prendere i risultati e a leggere nome e cognome e andare a dire che sono stato logato. Quindi di fatto non è cambiato moltissimo. Andiamo a provare questa cosa, quindi andiamo nella nostra pagina e andiamo a fare intanto il tipo di attacco che abbiamo visto, il primo tipo di attacco, quindi è apice or spazio 1 spazio trattino trattino spazio e la password qualsiasi. Ok, vediamo che questa volta non sono riuscito a entrare. Verifichiamo che comunque entrerei con la password corretta, mrossi, password, e sono entrato correttamente. Quindi effettivamente il primo tipo di attacco non ha avuto successo. Andiamo a vedere il secondo tipo di attacco, ovvero quello in cui io gli vado a specificare un utente specifico. Abbiamo detto che andiamo a scrivere mrossi, trattino per chiudere la stringa, or 1 uguale 1. Così, questa era la stringa per andare a loggarsi e poi una password qualsiasi. Facciamo il login e vediamo se funziona ancora. Non funziona più. Quindi anche il secondo tipo di attacco non funziona.
Ora potremo andare a provare anche il terzo tipo di attacco. Vado a recuperare un string che ho già scritto. Andiamo a recuperare questa, magari M Rossi. Ok, quindi vado a vedere se effettivamente il primo carattere della password è P, che effettivamente dovrebbe essere così. Vediamo se fa lo sleep, non fa lo sleep, quindi in ogni caso io non sono in grado di intercettare, di far funzionare questo tipo di attacco, ok? Ok, se invece volessimo andare a vedere la parte delle password crittografate, beh, ve lo faccio vedere senza provarlo, non è che cambia tantissimo. L'unica cosa che cambia è che quando faccio bind param, anziché passargli la password in chiaro, gli andrò a passare la password SHA2, ovvero quella trasformata con l'hash. Tutto il resto rimane invariato. Un'ultimissima precisazione, vedo tante volte in internet che si fanno vedere questi attacchi qua, OR 1 e poi c'è un spazio, punto e virgola e c'è un drop table users. Questo sarebbe un attacco che dice esegui la query come abbiamo fatto prima e poi vai a cancellare la tabella utenti. Questa sarebbe una cosa molto molto dannosa. Ecco, questo tipo di attacco in cui ci sono due query, quindi la prima che finisce qui e poi la seconda dopo il punto e virgola, non è più possibile eseguirla nemmeno con lo script non protetto, cioè nemmeno utilizzando il costrutto query, verrebbe eseguito solo la prima parte della query. Quindi, ecco, giusto per dire che questo tipo di attacco non è più possibile anche nel caso più sfortunato. Il video termina qui. Se vuoi provare questi script puoi scaricarli dal link che ti lascio in descrizione, puoi provarli sul tuo computer e divertirti e soprattutto imparare a difenderti. Se ti è piaciuto il video metti un like, iscriviti al canale e condividi il video. Ciao e alla prossima!